Nel 1948, dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, le potenze vincitrici sentono il bisogno di valutare e decidere il futuro delle ex colonie. Questo fa già intuire che la Seconda Guerra Mondiale, come la Prima Guerra Mondiale, più che una guerra per i diritti, è stata una guerra per gli interessi di qualcuno. Nel caso dell'Eritrea, l'Italia cerca di mantenere una continuità del suo governo. Gran Bretagna e Stati Uniti invece vogliono dividere l'Eritrea in due. I territori a nord sarebbero toccati al Sudan, alleato degli inglesi, e le terre a sud sarebbero toccate all'Etiopia, alleata degli Stati Uniti. Paesi come Cina e Pakistan optano per l'indipendenza dell'Eritrea. Intanto che decidono come spartirsi il bottino, l'Eritrea viene governata dagli inglesi. Una commissione d'inchiesta composta da Stati Uniti, Gran Bretagna, Francia e Unione Sovietica viene inviata a visitare l'Eritrea per sentire la volontà degli eritrei. Poi nel 1949 il primo ministro italiano fa il primo viaggio negli Stati Uniti, ottiene un importante finanziamento per l'Italia e al suo ritorno l'Italia rinuncia ufficialmente alle ex colonie. Ora la posizione italiana è uguale a quella inglese e statunitense che prevede la spartizione dell'Eritrea tra il Sudan e l'Etiopia. Questo improvviso cambio di rotta, avvenuto tramite patti stipulati al di fuori delle riunioni delle Nazioni Unite, fa leggermente incazzare gli altri membri delle Nazioni Unite, che formano una nuova commissione composta da Norvegia, Birmania, Sudafrica, Guatemala e Pakistan, e questa commissione visita l'Eritrea per rivalutare le possibili soluzioni. Non trovano un accordo e sviluppano tre proposte. La Norvegia propone l'annessione dell'Eritrea all'Etiopia. La Birmania e il Sudafrica propongono la federazione tra Etiopia e Eritrea. Il Guatemala e il Pakistan invece propongono l'indipendenza dell'Eritrea. Nel 1952 le Nazioni Unite si riuniscono e con 46 voti a favore, 10 contrari e 4 astensioni, l'Eritrea diventa ufficialmente una federazione dell'Etiopia. Quindi termina l'amministrazione britannica dell'Eritrea. Intanto in questi 9 anni l'amministrazione britannica ha beatamente e selettivamente smantellato le infrastrutture industriali che servivano a ricostruire il settore industriale inglese che si era danneggiato durante la guerra. Queste infrastrutture costruite dagli italiani all'epoca erano all'avanguardia e questo è stato il bottino degli inglesi, diciamo. La posizione degli Stati Uniti invece, almeno apparentemente, è più spavalla e ambiziosa. L'allora segretario di Stato, parlando al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, dice: dal punto di vista della giustizia, le opinioni degli eritrei devono essere prese in considerazione. Tuttavia, gli interessi strategici degli Stati Uniti nel bacino del Mar Rosso e considerazioni sulla sicurezza e la pace mondiale impongono che il paese sia legato all'Etiopia. E questa logica palesemente antidemocratica sarà da qui in poi la logica alla base di tutte le guerre che si faranno per esportare la democrazia. Praticamente la democrazia verrà utilizzata come cavallo di Troia per raggiungere i propri interessi ed è qui che i colonizzatori si trasformano in moralizzatori. Non cambia il fine, cambia la forma. Tornando all'Eritrea, la federazione tra Eritrea e Etiopia era palesemente critica fin dall'inizio perché si stavano federando due strutture sociali completamente diverse. In quel momento l'Eritrea era una repubblica democratica con un primo ministro, un parlamento e tutto il resto. L'Etiopia di Haile Selassie era una monarchia, quindi con un sistema feudale, e queste non sono realtà che possono convivere in una stessa piazza. Già la sola esistenza del sistema democratico in Eritrea era una minaccia per il sistema monarchico di Haile Selassie, perché gli eritrei e gli etiopici avrebbero vissuto insieme e il sistema democratico risulterà sempre più attraente di un sistema monarchico. Questo Haile Selassie lo intuiva, infatti non rispettò alcun patto. Il suo piano è sempre stato quello di assorbire l'Eritrea. L'Etiopia di Haile Selassie in meno di 10 anni riuscirà a destrutturare e a annettere l'Eritrea all'Etiopia, nel silenzio delle Nazioni Unite.